È praticamente un anno che sto provando tutti questi prodotti che vedete alle mie spalle e so già che vi starete chiedendo come mai ci hai messo così tanto a portare la recensione, perché semplicemente ho voluto testarli sul lungo periodo, a mio modo, con i miei limiti, per cercare di portarvi la recensione più realistica possibile. Detto ciò, è giunto dunque il momento di parlarvene, di parlarvi di tutti questi accessori a marchio Scangrip, quindi non perdiamoci in chiacchiere e vai con il video. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Finalmente oggi posso mettere gli ultimi tasselli del puzzle per quanto riguarda le recensioni dei prodotti Scangrip su questo canale. Infatti, dopo aver provato iMatch 2 e Multimatch TR, è finalmente giunto il momento di parlarvi dei prodotti un pochino più di punta della linea da detailing del brand danese. Infatti parleremo di Sunmatch 3, Multimatch 3 e Multimatch 8. Prima però di iniziare con il video vi voglio invitare a lasciare un like ed iscrivervi al canale per supportare questo genere di contenuti, e voglio inoltre ringraziare Scangrip per essere stata una delle aziende, anzi una delle prime aziende che ha creduto nel progetto di questo canale, quindi grazie davvero. Però banda alle chiacchiere, partiamo subito parlando della Sunmatch 3. Lei è una lampada tendenzialmente da verifica, quindi è ottima per verificare una lucidatura, per scovare gli swirl ed i difetti, ma con il diffusore incluso in confezione diventa un aiuto molto valido nella verifica degli aloni dopo aver steso un coating. La torcia è così composta. Nella parte superiore abbiamo un LED con una luce calda atta a cercare i difetti. Abbiamo poi i due LED di tipo COB ad alto indice di resa cromatica, ad alto CRI, che ci permettono di regolare la temperatura colore da 2500 fino a 6500 Kelvin in due intensità luminose differenti. Il tasto funzione è unico ed è situato nella parte posteriore. La batteria dura a sufficienza dalle 2 alle 3 ore e si ricarica tramite la basetta inclusa in confezione. Ovviamente ragazzi, è munita di calamite nella parte inferiore in modo che possa essere attaccata a tutte le superfici metalliche, anche possibile utilizzarla in questo modo qui, quindi può essere appoggiata anche su qualsiasi superficie piana. Parlando invece di queste altre due belve che vedete sulla mia destra, troviamo la Multimatch 3 nel ripiano più in alto e la Multimatch 8 nel ripiano più in basso. Vi ho messo anche una Multimatch R, questa proprio che sta facendo luce, per darvi un termine di paragone soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, perché sono notevolmente differenti. Ovviamente ci dobbiamo aspettare che Multimatch R sia molto meno potente di Multimatch 3, che a sua volta è meno potente di Multimatch 8. Multimatch 3 infatti ha un range che va da 300 a 3000 lumen, mentre per quanto riguarda la 8 andiamo da 800 a 8000 lumen. Abbiamo poi la funzione Bluetooth che ci permette di comandare le Scangrip tramite il nostro smartphone, funzione utile soprattutto se le usiamo come punti luce fissi, magari appese alle pareti, cose che vi ricordo la Multimatch R non ha. Le batterie sono un altro punto di diversità rispetto all'R, infatti 3 ed 8 hanno batterie ricaricabili ed estraibili rispettivamente da 4000 e 8000 mAh, ma cosa ancora più interessante è che possono essere alimentate direttamente alla presa elettrica, sempre con gli stessi alimentatori. La durata ovviamente dipende dall'intensità luminosa selezionata e per la 3 si va da un minimo di 1 ora e 50 a un massimo di 15, mentre per la 8 da un'ora a un massimo di 10. Piccola chicca poi la presenza di una piccola batteria di backup che ci dà rispettivamente un 10% di autonomia in più alla luminosità minima consentita. Gli alimentatori sono davvero possenti, sono rispettivamente da 30 e 75 watt e la ricarica avviene in modo molto rapido in circa 1 ora e 50. Ultima cosa, per entrambe può essere acquistato il diffusore opzionale, ottimo per stendere i coating, per la verifica se sono lasciati aloni. Qua lo state vedendo proprio installato sulla Multimatch 3. Come vi dicevo già nell'intro, è praticamente un anno che sto utilizzando tutti questi accessori e non ho mai avuto un problema sia per quanto riguarda l'esperienza d'uso in generale che per quanto riguarda l'affidabilità. Ho sempre utilizzato tutti questi accessori con il supporto Scangrip a 6 rotelle, quello nuovo, molto comodo, trasportabile, durevole, davvero robusto e facilmente smontabile, cosa che secondo me non è affatto trascurabile, perché diciamo apre la possibilità a scenari ad esempio di lavorare anche volendo, perché no, in trasferta. Le luci si montano in testa e acquistando la barra trasversale possiamo fissare due Scangrip contemporaneamente nella parte più in alta del supporto e collocarne una terza nella parte più bassa, per avere anche una luce di riempimento quando si lavora in basso senza star sempre ad alzare ed abbassare il supporto. Se vogliamo poi bloccare il carrello, 2 delle 6 ruote sono bloccabili, quindi rimane in posizione senza alcun tipo di problema. Parlando invece di autonomia e di esperienza d'uso, non ho mai avuto un problema per quanto riguarda la durata stessa
delle batterie, visto che comunque lavoro in un ambiente con luminosità controllata, quindi quando è lucido sono al buio, quindi le intensità luminose che vado ad utilizzare sono 10 e 25%, quindi a questa intensità la batteria è ampiamente sufficiente per concludere una giornata lavorativa, quindi per me questo problema non si pone. Ma se avete la necessità di spingere di più, utilizzare il 50, il 75 e il 100, quindi avere durate molto inferiori rispetto alla giornata lavorativa, potete collegare benissimo la 3 e la 8 in presa diretta alla corrente, sempre tramite l'alimentatore, e si riesce comunque a lavorare abbastanza bene, visto che comunque i fili sono molto lunghi, quindi anche sotto questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. Ovvio, lavorare a batteria è molto più comodo, ma non si può sempre magari. Stesso discorso vale poi per la Sunmatch 3, visto che comunque essendo una lampada da controllo difficilmente verrà utilizzata per più di 2-3 ore continue nell'arco di una giornata lavorativa. È anche vero però che comunque potete tenere la basetta sempre collegata alla corrente e quando non la utilizzate la riponete lì in modo tale che carichi durante i vostri tempi morti, quindi penso che anche qua problemi di batteria non ce ne saranno alla fine. Veniamo però alla parte forse un pochino più interessante del video, ovvero ai consigli che vi posso dare per quanto riguarda la mia esperienza sull'acquisto di questi prodotti. Parto subito con il dirvi che se cercate la prima luce da detailing, a mio modo di vedere le cose, la Multimatch R è un acquisto fondamentale da fare, perché comunque la continuerete ad utilizzare in futuro anche se il vostro business si sarà evoluto. Detto ciò, quando è che invece mi posso iniziare a chiedere se ha senso acquistare la Multimatch 3? Banalmente quando ho bisogno di più flessibilità, ovvero ho bisogno o di più durata della batteria o il bisogno proprio di avere una batteria che può essere ricaricabile e rimovibile, o banalmente anche più potenza o la possibilità di utilizzare direttamente l'alimentazione dalla presa elettrica. Ecco, sicuramente se sono in uno di questi casi ha molto senso acquistare la Multimatch 3, soprattutto se il detailing sta diventando un lavoro e non è più una semplice passione. E lo step finale verso Multimatch 8 quando lo faccio? Beh, quando potenza di Multimatch 3 o durata della batteria non sono più sufficienti. Ah, vi ricordo poi che se magari volete costruire un sistema di illuminazione un pochino più complesso, roba comunque molto elaborata, ha molto più senso acquistare una 8, visto che essendo più potente può anche essere posizionata più lontano dalla superficie di lavoro. E vi ricordo inoltre che può essere utilizzato il Bluetooth, possono essere collegate allo smartphone per essere comandate a distanza, quindi anche se vengono posizionati ad esempio sul soffitto possono essere comunque comandate, il che è molto utile se si vogliono creare dei sistemi di illuminazione un po' più complessi. Parlando invece di Sunmatch 3, quando è che ha senso acquistarla? Beh, a mio modo di vedere le cose, dopo che in casa avete già una Multimatch R, ovvero la piccolina. Infatti diciamo che per lo scopo di verifica, no, quello alla fine di Sunmatch 3, le due lampade sono abbastanza simili e funzionano comunque entrambi bene. Ovvio, la 3 ha la facilità di impiego superiore rispetto alla Multimatch R, si impugna meglio in mano, è un pochino più piccola, è più leggera e quindi ecco, sotto questo aspetto è migliore. Però se dovete scegliere tra le due, se dovete magari scegliere la prima lampada da detailing, sicuramente Multimatch R può funzionare bene in entrambi i casi. Ovvio, la 3 è più comoda e per questo vi consiglio magari di affiancarla successivamente che avete poi acquistato una Multimatch R. Un paio di ultime considerazioni invece sui prezzi, partendo dapprima dal supporto a rotelle. So che non costa poco perché siamo nell'ordine dei 170 euro, ma vi pongo una domanda. Lavorereste con un sostegno di dubbia qualità di fianco ad un'auto di clienti, con il rischio che le lampade pesanti mentre lavori vi cadano sopra l'auto? Non penso proprio, ecco perché quindi è importante in un contesto professionale affidarsi a chi gli accessori li sa produrre. E sempre per rimanere in casa Scangrip e fare un paragone, a mio parere molto più sfruttabile questo supporto rispetto al classico treppiedi, perché è molto più movibile e anche abbastanza forse più trasportabile. Quindi ecco, se dovete scegliere un unico supporto per le vostre luci, sicuramente quello a rotelle è la scelta da fare. Multimatch 3 ed 8 costano invece rispettivamente 280 e 490 euro e secondo me i prezzi sono in linea con quelle che sono le loro caratteristiche, l'esperienza d'uso che è stata, l'affidabilità, la durevolezza e insomma tutta la qualità degli oggetti, che è davvero elevatissimo ed è stato un piacere utilizzarli. Per quanto invece riguarda Sunmatch 3, la trovate online intorno a 130 euro e secondo me è un acquisto perfetto da fare se già avete un corredo base completo, ad esempio di Multimatch R o ad esempio Multimatch 3, avete bisogno della lampada da verifica che è un pochino più rapida e veloce da maneggiare e più leggera.
Detto ciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Voglio davvero mandare un ringraziamento speciale a Scangrip per aver creduto in questo progetto, per aver riposto fiducia in me. Dunque grazie ancora, io spero che questa esperienza che vi ho portato vi sia piaciuta. Fatemi sapere se volete magari in futuro video del genere per quanto riguarda gli accessori. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!